Alcuni aggiornamenti di mercato, in particolare intorno a 2 giocatori, una battuta sul caso Dumfries, Theo Hernandez e quello striscione che il nostro esterno ha sollevato durante la festa scudetto e che sta facendo molto discutere, e alcune brevi notizie sparse, sempre legate al mondo Inter, legate al campo, ma non solo. Ben ritrovati amiche e amici passione interisti, nuovo episodio oggi con un format che è sempre fra i più richiesti e fra i più apprezzati sul canale, in cui andiamo a condensare in un solo episodio, in una decina di minuti, le principali notizie di giornata. Abbiamo diverse cose di cui parlare, per cui comincio subito. Prima però, come sempre, vi chiedo di lasciare un click sul tasto mi piace e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, così non vi perdete tutti i prossimi contenuti e anche le dirette relative alle ultime gare di campionato, in particolare quella in cui l'Inter alzerà la coppa e faremo un'altra festa dopo quella post Inter Torino. E una delle notizie di cui devo parlarvi all'interno di questo contenuto è proprio legata ad Inter Lazio. Però andiamo con ordine e partiamo dal mercato. Ci sono due brevi aggiornamenti su due giocatori che l'Inter segue da tempo e di cui si parla ormai quotidianamente. Il primo è Bento, portiere brasiliano dell'Atletico Paranaense, che, come vi stiamo raccontando in realtà da qualche tempo sul nostro canale, l'impressione che ho anche personalmente è che nella testa dei dirigenti dell'Inter il ruolo del portiere, ma in particolare legato proprio al nome di Bento, stia scalando le gerarchie delle priorità di investimento per la prossima sessione di mercato. È chiaro che l'Inter non ha una priorità oggi sul portiere, perché comunque c'è Jan Sommer, che quest'anno è stato secondo me uno degli MVP della stagione. Non è più giovanissimo, questo è vero, però non ha ancora dato minimamente segni di cedimento fisico. Poi generalmente per un portiere si considera qualche anno in più rispetto ai canonici 34, 35, 36, forse anche di più per i calciatori normali, quindi non c'è in realtà particolare fretta. C'è però da coprire un buco, che è quello del secondo portiere. Quest'anno lo è stato Audero. L'impressione è che l'Inter non voglia in questo momento riscattare il cartellino dalla Samp del portiere appunto Audero, e a questo proposito c'è la possibilità di cogliere l'occasione e di provare a puntare Bento. L'impressione che ho io personalmente, come vi dicevo, è che stia scalando la gerarchia, più che altro perché ho l'impressione che Bento stia diventando quel tipo di giocatore che, se non lo prendi oggi, non lo prendi più. Oggi viene valutato circa 20 milioni di euro, gioca ancora in Brasile, nella nazionale brasiliana sta cominciando a fare qualche presenza, ma non è ancora diventato, diciamo, un titolare fisso. La paura che ho, e credo anche l'ipotesi che stanno valutando i nostri dirigenti, è che attendere un altro anno per acquistarlo possa esporre al rischio di vedere la sua valutazione alzarsi ancora, magari di vederlo comparire più spesso in nazionale, non solo in amichevoli come ha fatto finora, e che quindi lo porti ad essere l'estate prossima direttamente un giocatore da Premier League, diventando sostanzialmente irraggiungibile. L'impressione è che l'Inter abbia deciso di puntare su Bento per il futuro post-Sommer, e quindi in questo momento si sta cercando di trovare un accordo con l'Atletico Paranaense per portarlo a Milano già in estate, fargli fare il classico anno di apprendistato alle spalle, in questo caso di Jan Sommer, e verosimilmente puntarci poi dalla prossima stagione in maniera definitiva. Per il momento si sta parlando, si sta cercando anche di sfruttare la mediazione di Giulio Cesar, come fu fatto con Diego Milito, con Lautaro Martinez, anche se in realtà Milito era dirigente del Racing, quindi è un po' diverso, però si sta cercando di sfruttare questo e si stanno valutando i margini dell'operazione, perché si tratta comunque di un investimento non banale, e l'Inter nella prossima sessione di mercato avrà probabilmente la possibilità di fare un investimento di buon livello, a livello proprio di costo, e quindi va dosato bene, va capito bene qual è il reparto in cui farlo. Perché invece, e passo al secondo nome, il reparto che probabilmente lo necessiterebbe di più è l'attacco, in cui l'Inter ha già coperto il buco che lascerà Alexis Sanchez con Mehdi Taremi, ma si sta lavorando per un altro acquisto, un altro colpo sul mercato. In questi giorni si sta parlando molto di Zirkzee, in particolare, se non sbaglio, la Gazzetta dello Sport ha rilanciato spesso questo nome. Io continuo a credere che Zirkzee sia un giocatore forse troppo costoso per quella che è la situazione oggi dell'Inter, che non ha bisogno di un titolare, in realtà ha bisogno di completare il reparto, e Zirkzee oggi
non mi sembra il profilo ideale dal punto di vista dei costi per quello che serve all'Inter. È chiaro che è un giocatore meraviglioso, io sarei contentissimo se l'Inter lo prendesse, però credo che sia più verosimile in questo momento pensare che l'Inter punti più su Gudmundsson del Genoa. È lui il nome su cui si sta lavorando anche per inserire delle contropartite tecniche per abbassare il costo cash dell'operazione. Ci sono diversi giovani dell'Inter che al Genoa piacciono, e nel caso in cui l'Inter dovesse portare Gudmundsson a Milano, a quel punto il reparto offensivo dal punto di vista degli acquisti sarebbe completissimo. Bisognerebbe lavorare su una cessione, perché a quel punto avremmo il pacchetto da 4 con Lautaro, Thuram, Taremi e Gudmundsson, più Arnautovic e probabilmente Correa, a meno che il Marsiglia non vinca l'Europa League o arrivi terzo in classifica in Ligue 1 e quindi sia obbligato a riscattare l'argentino. Se così non fosse, è verosimile che il riscatto non avverrebbe e quindi Correa tornerebbe a Milano. A quel punto può essere che l'Inter decida di tenerne uno dei due come quinta punta, anche se sarebbe, soprattutto nel caso di Arnautovic, ma in generale sarebbe una quinta punta piuttosto impegnativa in termini anche di costi, ma in ogni caso almeno uno dei due andrà piazzato, quindi poi si aprirà anche questo capitolo. Una battuta rapida, come dicevo, abbandonando il tema mercato, sulla questione Dumfries-Theo Hernandez, perché in queste ore, anche comprensibilmente, si è alzata una sorta di indignazione generale nei confronti dell'olandese. Vi leggo anche rapidamente per farvi capire il commento della Gazzetta dello Sport alla vicenda Dumfries, che scrive: un atleta professionista non può scendere così in basso, di base neppure una persona normale, ma molti tifosi non hanno il senso del limite. Sul pullman scoperto dalla festa interista, Denzel Dumfries ha mostrato uno stendardo inaccettabile, raffigurante Theo Hernandez al guinzaglio come un cane. Non c'è baccanale che giustifichi tanta volgarità. I giocatori si rendano conto che le sfilate trionfali per le vie della città non sono delle zone franche, dei lasciapassare per qualunque dileggio o insulto. Qualcuno per fortuna l'ha capito e l'altra sera invitava i compagni alla moderazione, in riferimento ad un paio di episodi in cui Barella e Lautaro Martinez, mi pare, in due momenti diversi, hanno stoppato sul nascere dei cori che i tifosi stavano inneggiando contro il Milan, contro alcuni rivali, chiedendo invece di fare cori semplicemente a favore dell'Inter. Ora, intanto, cosa importante, Dumfries si è scusato nel frattempo, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha scritto anche appunto di essersi accorto di aver fatto una cosa non intelligente, mi pare abbia scritto, e nel frattempo la Procura federale si prepara ad aprire un fascicolo e verosimilmente, questo è quello che filtra, Dumfries verrà multato per questa cosa. Onestamente concordo perlomeno con il concetto che la Gazzetta dello Sport vuole veicolare. Mi sembrano, lo dico personalmente, mi sembra un commento molto molto duro per quello che è poi il fatto in sé, che a me non è piaciuto, dico la verità, però quantomeno si è trattato di un qualcosa legato a dinamiche di campo. Non c'era nessun altro secondo fine in quello striscione se non fare riferimento a questo scontro, a questa sfida nella sfida che ormai da qualche anno si verifica nei derby tra Dumfries e Theo Hernandez, che peraltro nell'ultimo derby appunto che ha regalato all'Inter lo scudetto si è arricchita di un ulteriore episodio col doppio cartellino rosso. Quindi sicuramente episodio spiacevole. Quando queste cose vengono fatte da tesserati contro, tra virgolette, altri tesserati, in effetti non è molto simpatico per come la vedo io. Mi sembra di poter dire con tutta l'onestà che questo tipo di situazione e di striscione sia comunque molto meno grave rispetto a quelli che altri giocatori del Milan 2 anni fa hanno esposto con insulti, con parolacce, con riferimenti chiari. Io ricordo una maglia di Tonali con scritto Inter merda, per esempio. Ecco, quello mi sembra ancor più di cattivo gusto, se possibile, rispetto a quello che ha fatto Dumfries. Quindi bene che Denzel si sia scusato, bene che in tutte le altre situazioni della festa altri calciatori siano stati molto lucidi nel bloccare eventuali altri episodi simili. Bene anche se dovesse arrivare la multa, perché è giusto così. Mettiamo un attimo bene le cose sul piatto, però per quanto mi riguarda, perché va bene condannare tutto, però poi ci sono cose un pochino più gravi e un pochino meno gravi. Chiusa parentesi. Qualche notizia flash molto veloce prima di andare in chiusura. Allora, prima vi citavo Correa.
per quanto concerne la questione del diritto o dell'obbligo di riscatto. Vi segnalo molto rapidamente che in queste ore ha parlato anche il presidente del Marsiglia, confermando una cosa che in realtà già si sa, appunto come dicevamo, e cioè che il Marsiglia dovrà riscattare obbligatoriamente Correa in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Sul nostro canale qualche tempo fa abbiamo pubblicato un contenuto specifico su Correa con un paio di precisazioni rispetto a questo fatto della qualificazione del club in Champions. Vi rimando a quel contenuto per avere tutto il riassunto poi anche della stagione intera di Correa. Gianluca Di Marzio in queste ore ha riportato una notizia abbastanza sorprendente per quanto mi riguarda, e cioè l'Ajax starebbe corteggiando Christian Chivu, attuale allenatore della primavera dell'Inter, che è prima in classifica nel campionato primavera e sta facendo molto bene. Sarebbe pronto ad offrirgli un contratto di 5 anni, nel quale fare 2-3 anni da secondo allenatore di un tecnico più esperto, e poi nel giro appunto di 2-3 anni subentrargli e diventare a tutti gli effetti il nuovo allenatore dell'Ajax. Quindi c'è un progetto nella testa dei dirigenti dell'Ajax, a quanto pare, intorno a Christian Chivu. Vedremo come andrà. Nel caso in cui dovesse accettare, chiaramente l'Inter dovrà cercare un nuovo tecnico per la sua primavera. Altra notizia interessante per quanto riguarda il discorso nuovo stadio: nella giornata odierna scade il diritto di esclusiva che l'Inter lo scorso luglio aveva stipulato per i terreni di Rozzano, che erano stati individuati dal club come possibile luogo in cui far costruire il nuovo stadio. Nel corso delle settimane, come vi abbiamo raccontato anche su Passione Inter, è tornato, diciamo, a emergere un tema riguardo la possibile ristrutturazione di San Siro, che fino a qualche tempo fa veniva totalmente esclusa sia dall'Inter che dal Milan. Dopo alcune vicende, con la vicenda WeBuild, quella società che ha presentato un piano di riqualificazione, tutto quanto, questa cosa è tornata un attimino a farsi sentire e al momento sembra un po' tutto aperto. Proprio per questa ragione, Calcio e Finanza oggi scrive che l'Inter ha deciso di prorogare questo diritto di esclusiva sui terreni di Rozzano fino alla fine dell'anno solare 2024, fino a fine dicembre. Interessante notare che nel periodo luglio scorso fino ad oggi, per questa esclusiva l'Inter, secondo Calcio e Finanza, ha speso circa 850.000 euro, e sempre il sito scrive che verosimilmente la stessa cifra verrà investita per prorogare appunto questa esclusiva da oggi fino alla fine dell'anno, perché ovviamente questa cosa ha un costo e queste sono le cifre secondo Calcio e Finanza. Chiudo con una notizia bella, cioè torniamo a parlare anche dello scudetto che abbiamo effettivamente vinto. Ecco, ci sono ancora 4 partite in campionato, l'Inter ne farà 3 in trasferta e l'unica che giocherà in casa, la penultima di campionato, sarà Inter-Lazio, e sarà la gara dove l'Inter alzerà la Coppa dello Scudetto, così da farla appunto in casa. Non c'è ancora l'ufficialità di giorno e orario, lo dico per chi magari si stesse organizzando per andare a San Siro. La data e l'ora più probabili ad oggi sembrano essere domenica 19 maggio alle ore 18. L'ufficialità verrà data verosimilmente entro una decina di giorni, o comunque dopo che i prossimi turni di Europa League e di Conference League si chiuderanno. In Champions non ci sono italiane, in Europa e Conference League sì, quindi in base al fatto che passino o meno il turno verranno poi gestite le date delle partite delle prossime giornate. Quindi tempo una decina di giorni e dovrebbe arrivare l'ufficialità di quella che sarà la seconda festa per la vittoria anzi la terza festa in realtà, perché anche il lunedì del derby c'è stata una prima festa, terza festa per lo scudetto, in questo caso con l'alzata della coppa e quindi con tutte le foto e le immagini iconiche che rimangono poi nella mente dei tifosi dopo ogni vittoria. Questo era il punto allora delle notizie principali di oggi. Fatemi sapere allora cosa ne pensate nei commenti di tutte le varie cose che abbiamo toccato. Se poi volete continuare a parlarne con noi e a confrontarsi quotidianamente con noi, potete farlo all'interno del club di Passione Inter, www.passioneinter.club. Mi raccomando, se volete sostenere il nostro progetto e unirvi alla nostra community. Infine, come sempre, per chi mi segue in podcast lo lascio in descrizione, mentre se mi stai seguendo su YouTube ti lascio qui alla mia destra un altro contenuto da recuperare.